Nella scorsa puntata abbiamo parlato di che cos'è un qubit, come si fa a crearlo e ne abbiamo dato una rappresentazione tridimensionale. Nella puntata di oggi voglio parlarvi di come funzionano i sistemi a qubit multipli. Se non avete visto la scorsa puntata, mi raccomando, guardatela perché contiene nozioni fondamentali per capire le nozioni che vi esporrò quest'oggi. Iniziamo subito con un esempio molto semplice. Ipotizziamo di prendere due qubit, Q1 e Q2. Se fossero bit ordinari, nel senso di B1 e B2, avremmo 4 possibili stati, ovvero 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. In modo complementare, quindi allo stesso modo, per i due qubit abbiamo 4 stati, indicati dal simbolo di Dirac: 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. La differenza tra i 4 stati dei bit ordinari e i 4 stati dei qubits sta nel fatto che una coppia di qubits può anche esistere in una superposizione di questi 4 stati. Quindi allo stato quantico di 2 qubits viene associato un coefficiente complesso. Se vi ricordate la formula che vi ho mostrato con i due coefficienti alfa e beta, allo stesso modo questa cosa avviene per i sistemi a qubits multipli. Questo coefficiente si chiama amplitude, che per ogni stato computazionale di base associa appunto un coefficiente al vettore che descrive i qubits. Quindi andiamo a scrivere questa formula, che sarà data da V col simbolo di Dirac, seguita dai coefficienti, quindi alfa 0, 0 per 0, 0 più alfa 0, 1 per 0, 1 più alfa 1, 0 per 1, 0 più alfa 1, 1 per 1, 1. Scritta in questo modo. Come abbiamo esposto nella puntata precedente, per un singolo qubit la misurazione x, che può essere 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1, si verifica con probabilità modulo, scriviamo la probabilità, uguale al modulo di alfa x elevato al quadrato. Ovviamente dopo la misurazione si avrà che lo stato dei qubits sarà x. La condizione per la quale la somma delle probabilità equivale a 1 viene espressa dalla condizione di normalizzazione somme per x appartenente all'intervallo 0,1 elevato al quadrato di alfa x elevato al quadrato e deve risultare uguale a 1. La notazione 0, 1 elevato al quadrato significa l'insieme di stringhe di lunghezza 2 con ciascuna lettera pari a 0 oppure a 1. Per un sistema a 2 qubits potremmo ad esempio misurare soltanto una subset, ovvero uno dei due. Prendiamo ad esempio il primo. Misurando il primo qubit separatamente ci darà 0, quindi il risultato sarà 0 con probabilità di 0 che sarà uguale a alfa 0, 0 elevato al quadrato più alfa 0, 1 elevato al quadrato, lasciando lo stato di post misurazione al valore di
Q', che è uguale a alfa 00 00 più alfa 01 01 fratto la radice del modulo di alfa 00 al quadrato più il modulo di alfa 01 elevato al quadrato. Lo stato di post-misurazione viene rinormalizzato dal fattore a radice qui sotto, in modo tale che possa continuare a soddisfare la condizione di normalizzazione. Un altro stato importante per un sistema a 2 qubits è lo stato di Bell, o chiamato anche coppia ERP, ed è lo stato descritto da 00 più 11 fratto radice di 2. Questo particolare stato riserva molte sorprese per la computazione quantistica. È l'ingrediente chiave del teletrasporto quantistico e del super dense coding. Lo stato di Bell ha la proprietà che al momento della misurazione del primo qubit uno ottiene due possibili risultati: 0 con probabilità 1 mezzo, quindi scriviamo 0 con P uguale a 1 mezzo, lasciando lo stato di post misurazione, quindi P' uguale a 0 0, oppure 1 sempre con probabilità 1 mezzo, lasciando lo stato di post misurazione P' sempre, che è uguale a 1 1 in questo caso. Di conseguenza la misurazione del secondo qubit, quindi Q2, avrà lo stesso risultato della misurazione del primo qubit. In poche parole, lo stato di Bell dice che il risultato delle due misurazioni è correlato. John Bell inoltre dimostrò notevoli risultati, in quanto le correlazioni di misurazione nello stato di Bell sono più forti di tutto ciò che possa esistere in un sistema classico. La dimostrazione della veridicità di questa affermazione è veramente molto importante, in quanto ha dimostrato che la meccanica quantistica può essere applicata a sistemi di elaborazione dell'informazione. Quelli che formalmente si chiamano sistemi di elaborazione dell'informazione sono comunemente chiamati classici computer. Consideriamo ora idealmente un sistema quantico a n qubits. Gli stati computazionali di base, quindi se noi consideriamo questo sistema a n qubits, quindi avremo Q1 fino a Qn, avremo che gli stati computazionali di base saranno x1, xn. Quindi lo stato quantico di tale sistema è composto da una amplitude di 2 alla n. Ipotizziamo di prendere ad esempio n uguale a 500. Sembra un numero abbastanza piccolo. Se però poi andate a calcolare 2 alla 500 potete notare che è un numero abbastanza grande, in quanto si stima che sia pure più grande del numero totale degli atomi presenti nell'universo. Ovviamente immagazzinare tutti questi numeri complessi su un qualsiasi computer classico sarebbe assolutamente impossibile. Sin dal principio la natura manipola quantità di dati enormi anche per sistemi che contengono solo centinaia di atomi. È come se la natura tenesse 2 alla 500 pezzettini, quindi pezzi di foglio strappato, nascosti, messi da parte, sui quali svolge calcoli e tali sistemi di conseguenza si evolvono. Questo enorme potenziale, che poi si riversa tutto nella potenza ideologica dei computer quantistici, è qualcosa del quale ci piacerebbe molto approfittarne. Con la puntata di oggi penso abbiate capito perché stiamo spingendo molto sullo sviluppo dei computer quantistici e quali possibilità ci offrono questi strumenti. Ma la domanda a questo punto è: come possiamo trasformare le leggi della meccanica quantistica
in semplici regole computazionali. Questo ragazzi lo scopriremo nella prossima puntata. Se vi è piaciuta la puntata di oggi lasciateci un like, se avete qualche domanda da porci scriveteci qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi le puntate successive e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!